Oggi vorrei presentare un formato un po' diverso dal solito e invece di provare a rispondere a una singola domanda vorrei esplorare argomenti diversi, tutti comunque in una certa misura legati tra loro, partendo da tutta una serie di affermazioni che sono state fatte nella sezione commenti di due filmati che ho pubblicato a stretto giro, uno sugli Illiri e uno sull'origine degli Slavi. Ovviamente, come era prevedibile, questi filmati hanno scatenato le ire di tutta una serie di nazionalisti, panilliristi albanesi, panslavisti serbi, anche qualche identitario greco. Tutti questi buffi personaggi si sono accaniti sul sottoscritto, ma poi a un certo punto hanno anche cominciato a insultarsi tra di loro, dando vita a dei siparietti decisamente gustosi. Nel farlo hanno presentato tutta una serie di motivazioni, alcune delle quali, secondo me, meritano di essere analizzate nel dettaglio e non solo per essere smontate da un punto di vista storico, ma anche per cercare di capire su quali basi provino ad appoggiarsi in maniera traballante e per alcune di esse quale sia la spinta motivazionale alla radice. La rubrica si chiama comunque le vostre domande e quindi partirò da una domanda che mi è stata fatta da molti. Come mai non presento un filmato dedicato ai pelasgi? Dopo aver risposto, sicuramente riuscendo a indisporre moltissimi panelliristi albanesi, per par condicio andrò ad analizzare uno dei cavalli di battaglia dei panslavisti serbi, la teoria dell'alloctonia albanese, secondo la quale gli albanesi non sarebbero un popolo originario dei Balcani, ma sarebbero stati introdotti nel basso medioevo niente poco di meno che dai turchi. Poi presenterò una domanda che secondo me, ancor prima di una risposta, necessita di essere destrutturata. Chi sono oggi effettivamente gli eredi e i discendenti degli Illiri? Per concludere, infine, presenterò quella che probabilmente è la dichiarazione più delirante in assoluto. I greci non esistono. L'avrete letta in molti commenti scritti da panelliristi albanesi e cercheremo ora di capire quale sia l'origine e la motivazione dietro a un'affermazione così folle. Nel farlo dovremo però aprire un capitolo poco conosciuto e a tratti doloroso della storia dei Balcani e della Grecia. Come sempre vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e di condividere quei filmati che trovate più interessanti, ed ora andiamo a cominciare. In molti mi avete chiesto come mai non dedico un filmato ai Pelasgi, ovvero quel popolo che secondo i panilliristi sarebbe da riconoscere negli Illiri stessi e quindi per proprietà transitiva negli antenati degli albanesi. La risposta più breve è che semplicemente non posso, o meglio non posso utilizzando la forma che ho portato avanti fino ad adesso per parlare dei popoli antichi, e questo perché i Pelasgi non sono un popolo, ma sono una convenzione. Nelle fonti storiche greche, anche se in questo caso specifico probabilmente sarebbe più corretto utilizzare il termine mito-storiche, i Pelasgi sono presentati come un popolo che avrebbe abitato la Grecia ancor prima dei greci stessi, un popolo contraddistinto da un idioma barbarico. A parte questo assunto di base, però, tutte le fonti greche relative ai Pelasgi sono incredibilmente contrastanti e conflittuali le une con le altre. Nell'Iliade i Pelasgi sono presentati come un popolo originario di una regione compresa tra l'Ellesponto e la Tracia, mentre invece nell'Odissea sono citati tra le tribù di Creta, ma sono anche un popolo che abita la Tessaglia. Secondo Apollodoro effettivamente i Pelasgi sarebbero originari della Tessaglia, ma secondo Eforo invece al contrario sarebbero originari dell'Arcadia, mentre per Erodoto i Pelasgi sarebbero gli antenati degli Ioni. Per Tucidide, invece, i Pelasgi sarebbero al contrario un popolo che avrebbe abitato prima l'Attica e poi l'isola di Lemno, un popolo oltretutto che andrebbe riconosciuto nei Tirreni, ovvero negli Etruschi, come scrivono anche Ellanico di Lesbo e Sofocle, che identificano la Lidia come la patria originaria di questa popolazione. E questa è solo una minima parte di tutte le tradizioni greche relative ai Pelasgi. Ora, mancando una facies archeologica identificabile chiaramente come pelasgica e mancando una lingua scritta riconosciuta come pelasgico, è impossibile ricondurre questo popolo dal mito alla storia, e tutti i tentativi che sono stati fatti in passato in tal senso hanno prodotto dei risultati poco convincenti. Questo perché ovviamente non sono riusciti a coniugare tra loro tutte le diverse tradizioni della letteratura greca. Partendo dal termine utilizzato da Omero per identificarli,
pelasti e prendendo in esame esclusivamente il riferimento all'origine cretese, si è provato a identificare i pelasgi nei Filistei di Caftor, ovvero nei Peleset, uno dei tanti cosiddetti popoli del mare che sono descritti e rappresentati nell'arte egiziana di Medinet Habu. Andando ad analizzare invece la stele di Lemno, che appare incisa in una lingua molto simile all'etrusco, si è portati a dare maggior credito alla tesi di Tucidide, di Ellanico e di Sofocle, ovvero a riconoscere nei pelasgi i Tirreni, ovvero gli Etruschi. Questo avrebbe portato poi alcuni egittologi a postulare un'ulteriore identificazione, con un altro dei cosiddetti popoli del mare citati dagli egiziani, i Teresh. Tutto questo impianto però andrebbe a cozzare con quanto propugnato dalla moderna archeologia, che ormai da tempo non riconosce più l'idea di una provenienza asiatica degli Etruschi e piuttosto propende per un'evoluzione locale della cultura villanoviana. Oltretutto, secondo Dionigi da Licarnasso, per quanto imparentati tra loro, i Pelasgi e i Tirreni sarebbero stati comunque due popoli diversi e soprattutto avrebbero parlato due idiomi differenti. Infine va tenuta in considerazione anche la vulgata antitetica per certi versi espressa da Mirsilo di Mitilene, secondo il quale i Pelasgi sarebbero sì stati degli Etruschi, ma degli Etruschi che si sarebbero mossi dalle loro sedi in Italia per andare a investire la Grecia e l'Egeo. La presenza in epoca storica di una delle 4 tetradi della Tessaglia, nome Pelasgiotide, per certi versi andrebbe a corroborare invece quanto espresso da Apollodoro, mentre tutti i riferimenti presenti nella letteratura greca a proposito della presenza dei Pelasgi in Italia sembrerebbero più che altro una trasposizione mitica della prima colonizzazione micenea. È evidente, davanti a tutte queste considerazioni, che probabilmente con il termine Pelasgi il mondo greco andava a rievocare una serie di memorie abbastanza confuse in verità relative a una o più popolazioni che in passato avevano contribuito in una qualche misura alla storia della Grecia arcaica. In ambito linguistico, poi, il termine pelasgi viene oggi utilizzato per indicare un sostrato non ben identificato che giustificherebbe la presenza di tutta una serie di lemmi pre-indoeuropei nella lingua greca. Al di là comunque di questo utilizzo di comodo del termine pelasgi in linguistica, è chiaro che i pelasgi sono un costrutto mitologico formato dalla sovrapposizione di più ricordi che ormai è inestricabile e che sicuramente in ogni caso non può avere alcun rapporto con il mondo illirico, se non altro perché il popolo o i popoli che rispondono all'idea di pelasgi parlavano una lingua o delle lingue non indoeuropee, mentre quel poco che sappiamo dell'illirico comunque lo classifica come un idioma indoeuropeo. L'idea di un'equazione tra gli Illiri e i Pelasgi venne presentata nel 1854 da Johann Georg von Hahn, un linguista austriaco, ma già nei primi anni del 1900 venne esautorata di qualsiasi validità. Venne però rispolverata nel 1983 in un libro, Gli Arvaniti e l'origine dei Greci, pubblicato da un appassionato greco arvanita a nome Aristidis Kollias. La tesi di Kollias, per molti versi, era generata da delle necessità e da una spinta politica, ma su questo torneremo in un secondo tempo. In alcuni interventi presentati da panslavisti avrete sicuramente letto dell'estraneità degli albanesi ai Balcani, un'idea subito accompagnata dalla rivendicazione degli slavi meridionali, sloveni, croati o serbi, della effettiva eredità degli Illiri. Secondo questa tesi, gli albanesi sarebbero un popolo originario dell'Asia, che sarebbe arrivato nei Balcani in epoca relativamente recente, precisamente nel Basso Medioevo, e che sarebbero stati stabiliti e insediati in area balcanica dai turchi ottomani, con l'intento di esercitare un maggior controllo sulla regione. Secondo questa vulgata, l'effettiva patria degli albanesi sarebbe l'Albania caucasica, una regione della quale parlano già gli storici greci dell'antichità come Plutarco ed Arriano. In realtà, tra gli albanesi dell'Albania e l'Albania caucasica non vi è alcuna relazione, se non un evidente caso di omonimia,
probabilmente generato dal fatto che in entrambi i casi si tratta di esonimi, quindi di nomi che sono stati dati da stranieri e che affondano nella radice indoeuropea alb-alp, che indica dei territori particolarmente montagnosi. Di fatto, già a partire dal 1900 è stato dimostrato che la lingua parlata nell'Albania caucasica era appunto una lingua caucasica e non una lingua indoeuropea, al contrario dell'albanese che invece è una lingua indoeuropea. Questa tesi, comunque, che venne presentata per la prima volta a cavallo tra 700 ed 800 da François Pouqueville, trovò terreno fertile presso i nazionalisti slavi, in particolare quelli serbi, costantemente alla ricerca di qualcosa che potesse screditare il legame tra gli albanesi e il territorio. Un ruolo cruciale in tutto questo lo ebbe ovviamente l'appartenenza di buona parte del popolo albanese alla religione musulmana, a seguito della conversione che avvenne dopo la conquista ottomana. A seguito di quanto espresso sino ad ora, ci si può quindi porre la seguente domanda: ma chi sono al giorno d'oggi a buon diritto i discendenti degli Illiri? E la risposta sorprendentemente potrebbe essere in alternativa o tutti o nessuno. Il fatto che gli albanesi parlino una lingua che non è neolatina, sebbene la parte meridionale dell'Illiria sia stata sottoposta al dominio di Roma già a partire dal 165 a.C., rende problematico identificarli con la totalità del mondo illirico e piuttosto si sarebbe tentati di riconoscere gli antenati degli albanesi in quelle tribù illiriche dell'entroterra montuoso, imparentate con i Traci e particolarmente impervi all'influenza romana, come ad esempio i Dardani. Gli slavi meridionali, sloveni, serbi, croati, pur abitando al giorno d'oggi la maggior parte dei territori che corrispondono alla vecchia provincia romana dell'Illirico, sono evidentemente dei popoli che parlano delle lingue slave, delle lingue che quindi non hanno nulla a che vedere con quella degli Illiri, se non la comune appartenenza alla grande famiglia delle lingue indoeuropee. Ci sarebbe poi da tenere presente anche la minoranza etnica balcanica degli Aromuni, che effettivamente parlano una lingua neolatina, ma che secondo alcuni sarebbero da considerarsi il risultato di un'immigrazione di elementi romeni dalla Dacia durante il Medioevo. Il fatto è che nel mondo antico, e anche in buona parte del Medioevo, le sostituzioni etniche erano qualcosa che raramente avveniva, ma piuttosto si assisteva all'avvicendamento e alla sovrapposizione di diverse culture. Le migrazioni, poi, difficilmente erano portate avanti da grandi masse di popoli in movimento, ma piuttosto venivano gestite da piccoli nuclei particolarmente coesi, che si innestavano in territori già abitati e, una volta giunti, se erano detentori di un modello culturale vincente, lo imponevano o in alcuni casi anche semplicemente lo trasmettevano alle popolazioni circostanti. Quindi, se da un punto di vista linguistico forse quelli più vicini agli antichi illiri al giorno d'oggi sono gli albanesi, anche gli aromuni e gli slavi vanno considerati in senso lato parimenti discendenti degli illiri che hanno aderito nel primo caso a un modello culturale e linguistico importato dai romani e nel secondo caso a un modello culturale e linguistico importato dagli slavi, che sono giunti nei Balcani sicuramente sfruttando una condizione di depopolamento causata dalla peste giustinianea e dalle guerre, e si sono stabiliti tra la popolazione locale, ma difficilmente si sono sostituiti ad essa, ma piuttosto vi si sono mescolati, presentando, offrendo, trasmettendo, forse in alcuni casi imponendo, il loro modello culturale. Di tutte le affermazioni pseudostoriche espresse da una realtà di fanatici etnocentrici, sicuramente i greci non esistono è una delle più surreali. Ci si trova a interrogarsi su come sia possibile arrivare a sostenere la non esistenza di un popolo la cui storia si comincia a studiare già dalle scuole elementari, oltretutto insinuando che si tratti di una sorta di costruzione artificiale nata a tavolino alla fine del 1800, perché di fatto è questo quello che sostengono i panilliristi albanesi quando parlano del popolo greco.
Eppure, andando ad analizzare nel dettaglio tutto questo impianto, si scopre che poggia su tutta una serie di mezze verità e che oltretutto, in una qualche misura, è una sorta di risposta, per quanto sopra le righe, a un moto cosciente del mondo greco volto a sradicare qualunque ricordo del ruolo giocato da una parte del popolo albanese nel processo di autodeterminazione della Grecia moderna. Nel 600 d.C., lo stesso periodo che vede gli slavi cominciare a premere sui Balcani, alcuni elementi del mondo albanese abbandonano le loro sedi e vanno a stabilirsi a Cipro, fondando delle comunità che, a detta dello storico bizantino Leonzio Machera, sono ancora distinguibili nel 1300. Da un altro storico bizantino, Michele Attaliate, scopriamo che nell'undicesimo secolo agli albanesi, così come ai latini, ovvero gli abitanti di quelle regioni d'Italia ancora sottoposte al controllo bizantino, sono riconosciuti tutta una serie di diritti propri della cittadinanza imperiale. Nell'undicesimo secolo d.C. gli albanesi quindi non sono visti come un popolo barbaro, ma al contrario sono parte del tessuto sociale dell'impero bizantino. Da Giovanni Cantacuzeno, poi, noi sappiamo che tra XIII e XIV secolo, sui monti della Tessaglia, vivevano diverse comunità di pastori transumanti albanesi, e questo dato, incrociato con quanto riportato da Leonzio Machera, dipinge un quadro che vede una migrazione lenta ma costante tra Alto e Basso Medioevo che aveva portato progressivamente elementi del mondo albanese a stabilirsi in seno alla Grecia. Gli albanesi si muovevano dalle loro sedi per sfuggire sia alle vessazioni degli slavi, sia in un secondo tempo a quelle dei governatori del despotato d'Epiro. Durante il XIV secolo l'immigrazione albanese, che verso la fine oltretutto subisce un'ulteriore spinta a seguito della conquista ottomana dell'Albania, viene favorita sia dai governatori del Ducato di Atene, una realtà latina nata a seguito della Quarta Crociata, sia da parte dei governatori bizantini, e noi questo lo sappiamo sia da quanto è riportato nei diplomatari dell'Oriente catalano, sia dai testi di storici come Ducas e Giorgio Sfranze. In particolare Giorgio Sfranze sottolinea come il Peloponneso sia stato fortemente colonizzato da tutta una serie di elementi albanesi. Il ruolo dei coloni albanesi era molteplice e se da una parte era quello di rimettere in moto l'economia agricola della Grecia, che era stata fortemente colpita a seguito delle molteplici guerre e della morte nera che l'aveva spopolata in molte sue regioni, dall'altra, soprattutto per quanto riguarda l'ambito bizantino, era quello di creare una nuova base di reclutamento per il despotato di Morea. In ogni caso il popolamento albanese della Grecia è talmente tanto importante che ancora nel 1898, da quanto leggiamo sull'Atlante etnografico francese di Armand Colin, alcune regioni della Grecia, come l'Argolide, la Corinzia, la Megaride e l'Eubea meridionale, sono presentate come regioni etnicamente e linguisticamente albanesi. Comunque, col passare dei secoli, una parte preponderante degli albanesi stabilitisi in Grecia finì con l'integrarsi e col diventare bilingue, pur mantenendo una propria identità parallela. Costoro, noti con il nome di Arvaniti, giocarono un ruolo di rilievo nella guerra di indipendenza greca dall'impero ottomano durata dal 1821 al 1829. In particolare, gli Arvaniti delle isole di Spetses e di Hydra andarono a comporre una parte consistente delle forze navali dei rivoltosi. Va anche detto che diversi elementi di rilievo del movimento indipendentista greco di fatto erano arvaniti, come la Scarina Bubulina, Georgios Kountouriotis, Lazaros Kountouriotis, Dimitris Plaputas e molti altri. Contemporaneamente, però, quegli albanesi di fede musulmana che risiedevano in Grecia, che non erano riconosciuti e non si riconoscevano come arvaniti, si schierarono al fianco dei turchi. Bisogna ricordarsi che la guerra di indipendenza greca vide due blocchi contrapposti definirsi su base religiosa e non su base etnica, tant'è che gli Arvaniti, ad esempio, parteciparono al fianco dei greci al massacro di Tripolizza del 23 settembre del 1821, che vide l'eccidio della popolazione di fede ebraica e della popolazione di fede musulmana turca ma anche albanese.
L'identità arvanita, probabilmente nella maggioranza dei casi, si declinava in prima istanza con l'appartenenza alla religione cristiana ortodossa, poi con l'appartenenza a un ideale di Stato greco in formazione e solo in seconda battuta con l'intimo riconoscimento di un'origine albanese. Il parallelo migliore probabilmente si può fare con i parenti più prossimi degli arvaniti, gli arebresci dell'Italia meridionale, che tutt'oggi in prima istanza si identificano come italiani, anzi probabilmente ancor prima come calabresi, come siciliani, come lucani, e solo poi come di origine albanese. Con l'inasprirsi della spinta nazionalista che si ebbe nei primi anni del Novecento in Grecia e che si coronò con il triste regime fascista di Ioannis Metaxas, gli arvaniti vennero spinti e subirono pressioni sempre più importanti per abbandonare la loro lingua in favore del greco, mentre invece gli albanesi di religione musulmana, come ad esempio i ciamurioti dell'Epiro, subirono delle vere e proprie persecuzioni. L'atteggiamento nei confronti di qualunque elemento legato alla cultura albanese divenne ancor più estremo dopo la Seconda Guerra Mondiale e con il successivo regime dei colonnelli, in parte anche a causa del ruolo giocato da alcuni elementi ciamurioti durante il periodo dell'occupazione nazifascista delle forze dell'Asse. Le tremende pulizie etniche avvenute in Ciamuria da una parte e dall'altra hanno tracciato un confine indelebile tra i greci e gli albanesi. E questo ha portato i nazionalisti di entrambi i fronti ad arrivare addirittura a riscrivere pezzi della storia moderna e antica, nel tentativo di nobilitare la propria parte e demonizzare l'altra. Così abbiamo nazionalisti greci che sono arrivati a negare completamente l'origine albanese degli arvaniti e nazionalisti albanesi che invece sono arrivati ad esasperare e a gonfiare incredibilmente il contributo albanese alla storia della Grecia, arrivando a retrodatarlo a epoche antichissime. Il ruolo più doloroso in tutto questo è probabilmente quello giocato dagli arvaniti stessi, con alcuni elementi della comunità arvanita che a seguito della martellante propaganda greca sono arrivati a rifiutare e a negare le loro stesse radici culturali albanesi e, dall'altro lato, elementi della comunità arvanita come il già citato Aristidis Kollias che sono arrivati a rispolverare l'antico mito dei Pelasgi, arrivando sostanzialmente a sostenere che gli arvaniti in quanto albanesi sono più greci dei greci stessi. Termina qui questo viaggio a tratti folle, a tratti doloroso, nella storia di alcuni popoli dei Balcani e dei loro moti più nazionalisti legati alla storia antica. Spero di avervi interessato, spero di non avervi indisposto eccessivamente e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie.